Bene, abbiamo iniziato questa sessione per Anna. Ciao Elena. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Come la vedi? Allora, vedo questa immagine. ehm, in questo, non so come descriverlo. Non so, si può dire liberamente dove viene Anna? Possiamo dire il tuo paese? Sì, sì, sì. Ok, vedo questa scena vedo un po' di gente che corre ehm, in maniera caotica in questo villaggio, in questo spiazzo di questo villaggio. Corrono a Mhm. destra e a sinistra, i bambini, le donne, tutti molto spaventati, quasi come se ci fosse un pericolo. Mhm. Dov'è Anna? E Anna è tra Bambini quelle spaventati. persone, sì. Mm? Che succede? Niente, che da lì in poi inizia a non avere una casa fissa, ecco. Inizia a essere portata prima da una persona, poi da un'altra, poi da un'altra. Nessuno sa di chi è figlia, in pratica, dopo un Eh, evento mm, traumatico. sì, 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 sì. Va bene. Vedo come se fosse. Sì, quello che mi viene da quello che vedo e che mi viene detto, diciamo, dalla scena, non so come dire, no? È che suo papà ha deciso di prendersene cura. Mhm. Quasi come se fosse sua nipote. Oh, una cosa così. Ecco. Come se fosse il fratello del padre Mm, reale di sì. Anna. Mhm. Da qua una forte somiglianza di una parte del viso di Anna con questo uomo. Sì, già prima quando lo raccontava mi era venuto questa cosa. Mhm. Tu, Anna, fai un gesto così o così, hai uno zio paterno. Ah Avevi? no, beh, non lo potevi sapere, non lo posso sapere. Cioè no, è No, uno no, zio certo, sì, paterno. sì, non può saperlo. Mm. 11 fratelli, ipotizzo di sì. Sì, sì, infatti. Famiglia numerosa. Va bene, ti dà l'autorizzazione, Anna? Sì, sì, sì. Va bene, doveva aprire le porte del cinema in questa sessione. Mhm, Chiamiamo quello che è ufficialmente suo padre e sua madre. mhm. Vengono? Sì. Mm. C'è una sorta di timore che Anna venga a scoprire tutto. Vedo però anche la buona fede, nel senso che loro l'hanno fatto veramente con amore e con dedizione, cioè con volontà, ok? Quello che vedo. Però se viene fuori la verità, viene fuori qualcosa che può essere, loro reputano pericoloso energeticamente. Vabbè, noi siamo quelli che creano coraggio, decisione, Mm, forza, la CDF, la VIC. ehm, a me interessa la verità, mm, mm. punto, di un gioco in cui siamo immersi.
E lo stesso Anna, che è qui Mm. oggi. Quindi tutti questi timori di dire la verità perché all'interno del gioco potrebbero esserci delle conseguenze. La verità. Poi uno Mhm. sulla base della verità, che sono le fondamenta solide di una casa, crea la sua vita. Sulla base di fondamenta melmose e non solide non si crea nessuna casa, quindi nessuna vita. Mhm. Mm? Che dice lui e lei davanti a queste parole? Vabbè, che verità sia. Oh. Maglietta V di verità, tutte e due. Condizio sine qua non oggi all'ingresso del cinema. Chi entra si mette la maglietta V di Mhm. verità, non di vendetta. Mhm. Se la mettono? Sì, 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 sì. Ok. Lui è il padre, Lui è lo zio, lei è la madre. lui è la moglie dello zio, la zia, moglie dello zio. Ok. Chiamiamo il padre e la madre biologici. Se sono vivi vengono nel cinema e si mettono la maglietta. No, no, li ho già visti prima. Tutte e due, Tutti e due morti. in quell'evento tragico. Sì, dove vedo un incendio di una casa, loro erano lì. Mhm. Chiamiamo, se sono vivi, i veri fratelli e sorelle di Anna. Vedo un fratello più piccolo di lei che era lì nella casa. No, che lui penso Morto. sia morto nell'incendio. Mhm. Chiamiamo la nonna paterna, dovrebbe essere quella che lei ha chiamato, perché se il padre è uno Sì, zio, è il sì, sì, fratello sì, del padre vero, infatti. che è disincarnato. Mhm, mhm. Sì, sì, si sente proprio questa carica di timore. mm, Come faccio a descriverlo? Cioè, proprio con questa forte credenza che la potenza rituale, no, Mm, della zona del paese di Anna sia veramente potente e quindi pericolosa. Cioè, sento proprio questa paura, mi verrebbe da dire reverenziale rispetto a questa energia negativa potente. Quindi anche mm, da disincarnati, più che i genitori, no, ma la nonna con questa è quasi lì col fiato sospeso, no? Il respiro bloccato in attesa che esca la potenza di questa rivelazione, mm, potenza negativa, ecco, la sensazione che trasmettono questa energia è quella. mm. Va bene. Mhm, Quando io ho iniziato questo lavoro, e anche quando l'hai iniziato tu, Elena, mhm, io avevo detto a me stesso le stesse parole che io poi ho detto a te, no? Va bene, mhm, sì, è un lavoro, ma quello che tu guadagnerai soprattutto è inconsapevolezza. È mm-mm. così? È stato così? Assolutamente, assolutamente. Sei la stessa Elena No, della prima sessione? no, 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 Una no, no, super no. Elena? Mm, Sono un'altra Elena. Un'altra Elena, ok. Abbiamo imparato che siamo creatori. Bene, Sì. creiamo una cosa nuova oggi. Non Mhm. un ad eternum, ma un ad eternum veritas. Mm, Verità per sempre. bello. Andiamo indietro nel tempo, andiamo al giorno dell'incendio. Non possiamo cambiare le cose, mettiamo al centro dell'incendio un ad eternum veritas. Così che ogni credenza, timore, paura legato a riti magici, la nonna li faceva, mi scrive Anna,
venga Ah, coperto dalla luce eterna della verità, ad eternum veritas. mhm. La verità è esterna al gioco. Le credenze, la paura di riti, di conseguenze è interna al gioco ed è un gioco. Mhm. Sì, 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 l'immagine, sì, sì, è come se si vedesse tutta la scena, no? Con ogni elemento, ma ogni elemento è in trasparenza, quindi vedi tutti gli strati, no? Vedi tutto quello che succede. Quindi se io guardo la casa con l'incendio, vedo i muri che stanno bruciando, ma in trasparenza, le fiamme in trasparenza e vedo loro tre chiusi lì dentro che pian piano perdono i sensi in trasparenza. Quindi vedo tutto quello che succede ai vari livelli con ad Eternum Veritas. bene, allora, un po' di categorie di disincarnati. La prima è questa di madre, padre, nonna e fratello Mhm. di Anna. Tranne la nonna, mi sembra di capire, tutti mancati nell'incendio. Sì. Chiamiamo tutti i parenti mancati nell'incendio e li mettiamo in questa bolla, diciamo. Mhm. Sono loro tre. Chiamiamo tutti i parenti di Anna di tutte le generazioni e li mettiamo in un'altra bolla. Mhm. Chiamiamo tutte le persone mancate in quell'incendio e la mettiamo in una terza bolla. Chiaramente chi vuole venire, perché il portale aureo è già aperto e tutti sanno che si va lì a velocizzare il proprio percorso. Se poi uno, come disincarnato, è legato ai riti magici africani, sono cavoli suoi. Io non posso farci nulla. Sono sempre e solo scelte. Mhm. Mhm. Ok, e adesso una grande quarta, ultima bolla, una grande, grande bolla, chiamiamo tutti i disincarnati del continente africano, di tutti i tempi. Mhm. Non credo che questo appello sia ascoltato dall'Africa del Nord, No, infatti, che lì no, c'è un perché po'. mm, c'è una caratteristica, è come se ci fosse automaticamente una divisione, no? Cioè, non divisi, ma due tipologie. E ci sono quelli morti in seguito a riti o a causa di riti, di vendette per riti o cose così, che hanno tipo una veste, una pettorina fatta di Mhm, foglie marroni, e invece tutti gli altri hanno il petto nudo. mhm. Quanti sono questi del quarto gruppo? 239 milioni. Che non sono tutti quelli che dovrebbero No, essere. no, 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 infatti. Cioè, sai che non arrivano sempre. Tutti nel 239 portale, milioni. tutti, bolla 2, 3, 4 nel portale aureo. La 1 la teniamo ancora lì un attimo. Mhm, Ok. mhm. Mentre a mamma, papà, nonna e fratello vediamo un messaggio per Anna, la figlia, la sorella, la nipote. Sì, il fratellino è molto piccolo, più o meno un anno e mezzo aveva.
È come se facesse, è come se dice, non ho vissuto tanto il trauma dell'evento, ma il trauma della paura, di mamma e papà. Quindi è quasi lì rimasto attaccato per cercare di diminuire un po' la loro paura. Allora, la nonna è quella che diciamo è più spaventata adesso delle conseguenze perché sa come mai c'è stato quell'incendio. Qual è la causa esoterica o magica? E o magica? Se ci sono, ovviamente, le cause. Allora, io in realtà vedo che è come se fosse stato, non è neanche una vendetta, è come se lì dovesse essere ehm, sparire. No, non riesco a capire. Allora, lì c'era quella parte di, diciamo, villaggio, piazza che doveva sparire. Ok, quindi vedo questa Jeep da dietro che arriva, scendono questi due uomini e danno fuoco a quelle case lì e poi vanno. Mm. Ma la nonna sa che lì è come se ci fosse stato dietro. Allora, mm, no, io provo a spiegare quello che mi viene, perché non so bene come funziona. Vedo comunque che c'era tipo questo, questa persona che non so, potrebbe essere comparato a un sindaco di una cioè, provincia, il Mhm. sindaco, oppure come si chiamano? Non mi viene. Presi- Alcalde. pre- No. presidente della provincia, come si dice? Così? No, boh. Sì, vabbè. Mhm. Mm. Che aveva E bisogno del tipo, terreno. sì, sì, era come se questione di appalti, no? Un po' incasinata la cosa, in maniera un po' losca, cioè nel senso non una cosa fatta come si doveva, ma ovviamente in maniera un po' più dispotica, no? Mm. Quindi se io faccio delle cose lì, mi arrivano dei vantaggi, ecco, ma è come se la nonna vedesse questa figura e questa modalità a livello energetico in maniera nera. Quindi è come se dovesse essere messo tutto a tacere e sparire come se non fosse mai successo, perché quello che mi dice è che riaffiora quell'energia lì, riaffiora quell'energia nera, quell'energia vedo demoniaca, proprio, c'è la scena, l'energia che mi fa vedere è i demoni, ti direi la stessa energia di Moloch paragonata, ecco, loro la sentono così. Mm. La nonna è morta nell'incendio? No. È morta dopo? Mm. Si è portata il segreto? Lei sapeva? Sì, sì, È lei che ha detto al fratello del padre di Anna di adottarla? sì, perché non ha. Non c'era alternativa. Esatto. Mm. È Vedi, riuscita a farlo andare via subito in Italia, però poi l'ha richiamato per prendere Anna, ecco. Mm. bene, diamo una vicca a tutti e quattro. Messaggio della madre. Come la vedi?
Eh, la vedo paralizzata nel momento della morte, in quegli minuti lì. Vic. Ecco, con la Vic quello che dice è non ha assolutamente esperienza di nascere africana mai più. Ha detto. Così. Sì. Beh, non è che per forza sia tragica. Guardiamo Anna, una bella vita, quindi Ah, infatti, sì, sì. nelle Sì, più che altro premesse. lì, ecco, così, no? Con tutta quella cosa, quella cultura, quel meccanismo, no? Di lì che ha vissuto lei, poi magari in altri posti invece, ma quello che ha vissuto lei lì è mai più. Fa Cosa cattiva. vuole dire ad Anna? Che le sta offrendo la possibilità sta offrendo a se stessa la possibilità di capire la verità, di sapere la verità, e alla madre di andare avanti nel Mm, suo gioco infatti, sì, sì. con una grossa spinta. Infatti fa quasi così, per adesso si sente libera, si sente liberata, era come eh, bloccata lì, ferma lì Mhm. in quel momento e non sapeva che c'era, cioè che c'era l'uscita, ecco. Quindi la ringrazia tanto per aver fatto questa cosa e mm, è come se quello che vuole dire ad Anna è che lei lì è quasi come se quegli anni, la sua vita lì è quasi non l'ha vissuta, nel senso che era come un vivere in maniera con inerzia, no? Perché lì le donne fanno così, cioè quello che dice lei, in quel posto le donne fanno così, possono far solo così, quindi è quasi quasi vivere come un automa. Lei ha vissuto quasi come se fosse un automa, quindi si sentiva anche poco presente guardando adesso la sua breve Mhm. vita, ecco. E quindi, mm. Cosa dice il padre? Mm. Diciamo che il padre adesso con la Vic si è tolto quel fardello che un uomo che vive lì si deve portare per forza, quasi come se la parte maschile fosse responsabile di tutta la cattiveria e lui dice cattiveria, ma mm, io la vedo più come meccanismo di mm, l'unico modo che conoscono per proteggere, diciamo, la collettività, la comunità, no? E lui si sentiva il fardello di questo ruolo maschile ancora Mhm. addosso e contento di aver avuto l'opportunità di potersene liberare. E ringrazio appunto Anna per questa cosa qua. Va bene, la nonna l'ha già detto. Li Mm, salutiamo tutti e quattro e li mandiamo nel portale aureo. mhm. Dentro il portale aureo mandiamo un grande, unico grande ad eternum veritas. Anche se non ce n'è bisogno, a ricordare a tutti quelli che sono lì dentro che cerchino la verità, fuori dalle cazzate del gioco. Mm, mhm. Le convenzioni, quelle nel gioco. La verità non è una convenzione, o le cose sono così o non sono così. Mhm.
Infatti. Bene, lo chiudiamo Mhm. e vediamo la vibrazione di Anna. €6,5 miliardi. Consapevolezza. S- È strano perché subito mi apparivano due vibrazioni e poi mi sono ricordata che non è da sola. E quindi... Ah, mm, mhm. mm. Vediamole tutte e Ah, due. Beh, 6,5 miliardi è la sua o è la la somma? sua, no, no, La la sua. sua. Beh, possiamo dirlo, no, Anna? Sì, sì. Sì. Sei incinta, è incinta. Mhm. E mi viene 600 miliardi. La bambina. Sì, è come se come se fossero lì ancora collegati un po' all'energia esterna. Esterna, intendo... Gente. sì, è un Con- continuo Mm, su e giù. ruotare così energetico. Mhm. Spirale. Spirale, scusa. Consapevolezza. 123, PSP. 43, 57, Vite precedenti. 2837, Cervello. 9,4. Interferenze eteriche. C'è questo falco, un falco, lo vedo proprio che gli sta proprio attaccato dietro sulla spalla sinistra. Che è collegato a un'entità mentale di livello 3, che è come se appena lei tira su la testa, cioè proprio quasi, no? In eterico è quasi come se facesse proprio il movimento, no? Di tirare su la testa, di come essere sicura, certa dei suoi movimenti, no? In maniera ehm, come se dovesse proprio andare nel mondo diretta e sicura, ok? Mm. È come se lui la beccasse da qua e le facesse abbassare di nuovo la testa, diciamo in collaborazione con le entità mentali di livello 3 che le dice non sei in grado, come fai da sola, bla bla bla, tutte queste cose qua. Poi Sì, vediamo. c'è un rettile. Poi c'è questa specie di pannello. È tipo un pannello bianco, ok, che quando parla è come se si muovesse come se si muovesse la bocca in mezzo a sto pannello bianco. Mm. Cioè, quindi tipo, no, è evidentemente un ologramma. Poi? Poi c'è un militare che ha forma di soldatino di piombo con una lancia.
Basta. Mentali. Sì, c'è quella di livello 3. C'è questa... Mm. Sì, ti dico quello che quello che vedo. C'è questa entità mentale di livello 4 che è collegata a questa entità mentale collettiva che è come se fosse un loop, come se creasse un loop di pensiero Mhm. che dice che diciamo, convince le persone che mi viene questa cosa che che il genitore deve essere per forza di sangue, continua a dire questa cosa, no? Quindi è un po' quello che è come se fosse quello che crea il suo pensiero, il pensiero di Anna, no? Di Mhm. cercare Di disagio nei confronti della sì, questione ecco, i miei sì, veri esatto, genitori, brava, disagio, bravo. Ah, ah, ah. quando nella Perché realtà il padre adottivo, se vogliamo chiamarlo così, le ha fatto da padre, vabbè, con sì, tutte le certo. del caso, però. Sì, perché la ricerca è, cioè, è sana, nel senso, lo vedo, era quello che intendevo, no? La ricerca è molto sana della verità, ma è come se questa, appunto, Chiodo questa fisso. entità Ah, mentale creasse proprio un disagio, ecco, a livello energetico. Mm. E non invece una piacevole scoperta, ecco, no? mm. Ecco. Una futile necessità, no, una ingiustificata necessità. È comprensibile, ma non è necessario, diciamo. Ecco, E sì. questa entità mentale 3, no? A livello 3, crea una forma di disagio. 4, diventare livello 4. Oh, ok. C'è anche la 3 però, no? Sì, la 3 Ok. fa, è quella sì, sì, della, eh, mm, come si dice? Non mi viene, bassa autostima, ecco, non mi veniva, cioè Sono solo due? inadeguatezza. Ok. Sì, quella, Sono queste due? sì, Va bene. Causa esoterica dell'inconcludenza. io direi l'entità mentale di livello 3. Bassa autostima. Entità mentale di livello 3, Senso di inferiorità. anche. Insicurezza. Mhm. È tutto quello, sì. Invitiamo nel cinema i figli, quello nato e quella che nascerà, Mhm. se si può, in questo caso, ultimo caso. Sì, c'è la PS con una ipotetica immagine intorno, ecco. Mhm. Chiamiamo anche il compagno, Mhm. che è cinivaccato. Mm. Domanda Anna, quando è stata concepita la bambina, il tuo compagno era cinivaccato? Sì. Questo ha delle conseguenze su 2 dosi. Era già fatta la seconda. Mm. Allora, se fosse stata la donna, sì. In questo caso no, perché se la PS... Allora, la PS che ne è consapevole si accorge, riesce a- a- mm, a schivare. Ed è proprio come se schivasse in questo continuare a girare energetico, è come se schivasse l'effetto del Cinivac nel momento in cui arriva lì. Dura poi rimane diciamo nel corpo della donna
in questo caso nel corpo di Anna è rimasto pochi giorni, quindi è come se se la PS consapevole riesce a schivarlo, perché non è proprio completamente nel campo di crescita del feto, dell'embrione. Se invece fosse stato nel caso della mamma, sarebbe stato molto più complicato. Mm. Ok. E il vaccino per la pertosse che si fa in gravidanza? Allora, agisce indirettamente, può agire indirettamente, vedo proprio una... allora, l'immagine è questa, vedo proprio i fluidi, no, che passano dalla mamma al bambino e sono di vibrazioni molto alte, molto belle e ogni tanto con questi, diciamo, interventi esterni è come se ci fosse un irrigidimento di questa energia, no? Eh, Mhm. ok, e quindi diciamo c'è un po' un effetto di strascico di questa parte rigida, di questo flusso, no? Energetico. E quindi potrei dire magari un rallentamento nel processo di quel momento lì, per un po', finché passa, diciamo, l'effetto di questa cosa. Mm. Mm. Quindi non È è un po' le stop. detto, sì, è più indiretto, quindi non è sicuro, ecco, non è certo, ma... Causa esoterica dell'epatite B non trasmissibile di cui soffre Anna, che mi ha detto privatamente prima di iniziare. È un punto che tu non hai sentito. Mm. Ah, su di lei, non sulla bambina. È un'epatite B non trasmissibile a Infatti, nessuno. sì, sì, sì. Ehm, anche qua è come se ci fosse una, come se ci fosse un ingranaggio, no? Un ingranaggio che va in un certo modo e quindi è come se con l'epatite B il metabolismo del fegato sia un po' come se sfregasse un po', no? Ci fosse un po' di attrito. Ecco, quindi vedo solo un pochino di questa difficoltà, ma è proprio minima, è come se facesse un po' di attrito, ecco. Causa esoterica delle difficoltà a raggiungere l'orgasmo. Lo vedo collegato agli anni mm, di quando era bambina e anche poi quando è arrivata in Italia di maltrattamenti, ecco. Mm. Sì, come se quella parte... Da parte di figure maschili. sì, esatto. Quindi da parte dell'uomo lei si aspetta, in qualche Sì, modo, ecco, non... esatto, è come se non coincidesse, bravo, non riuscivo a trovare la parola, no? È come se non coincidesse, cioè non è è come se nel suo inconscio non fosse possibile una cosa piacevole, ecco. Mm. Dopodiché, quando poi è venuta anche in Italia, quello che doveva essere suo padre, che adesso sappiamo che essere lo zio, quando lei tornava a casa la maltrattava, la Mm, picchiava, eccetera, e questo le procurava appunto sempre una sorta di angoscia, una forma di sì. angoscia, perché dopo la scuola lei non voleva rimanere a scuola, Mm, non mm, tornare a mm, casa. mm, 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 mm. Bene, quindi è emotiva, Sì, mentale, sì, di sì, sì, ricordo. sì. Facciamocelo un micro viaggio nel suo corpo emozionale. Cosa c'è qui? Allora, quello che vedo è, la prima volta che lo vedo così, è come se ci fossero tante arnie Mhm.
che sono le varie emozioni negative. Ok, e se entri nell'aria è come se ci fosse una scena, come se fosse la casetta delle bambole dove c'è una scena di vita, tra virgolette, no? E che rappresenta l'emozione negativa, quindi vedo eh, mm, la rappresentazione appunto, diciamo, della sofferenza per le botte subite, e vedo che quell'energia lì negativa è fatta in una certa maniera, ha un certo pattern. E poi qui ne vedo un'altra che mi viene paura del dolore, ok? Quindi che ha un altro pattern ancora, c'è questa scena appunto che rappresenta quello. Eh, eh, ehm, Qui c'è il senso di non appartenenza, ok? Che è come se fosse, vedo questa scena come se fosse lei su una foglia che vaga in uno stagno in continuazione e non riesce mai ad arrivare alla riva. E il senso di inadeguatezza che me lo rappresenta come se c'è questa scala a pioli che deve arrivare in cima. Vedo un bordo in alto, no? Come se fosse in un pozzo e deve arrivare in cima e continua a salire e non raggiunge mai il bordo, non raggiunge mai la cima. Ecco, queste sono le emozioni che vedo. Mhm. Ok, diciamole che se vuole può mettere qualunque emozione a bassa frequenza in un portale definitivo. Mhm. Sì, man mano che mette le emozioni negative a bassa frequenza nel portale definitivo, appaiono invece, si scoprono, vengono alla luce quelle positive. E la prima che è venuta è tutta di un colore viola e mm, ehm, c'è lei con l'unione con i suoi bimbi, proprio una fusione di amore con i suoi bimbi, quindi di accudimento. E invece poi qua c'è questo pattern, colore bianco e lei che è come se unita con le braccia al suo compagno, ok? Continuano a girare allegri, felici, spensierati e li vedo molto leggeri e molto felici che continuano a ruotare tenendosi le mani in questa maniera qua. Mhm. Benissimo. Anna è nata nel 90, nel 91, nel 92 o un altro anno? Allora, quello che è, quando lei è arrivata in Italia aveva 2 anni in più di quelli che credeva avere, quindi direi 90. Mi vedi anche il giorno e il mese? Prendiamole con le pinze, eh? Così, subito, quello che ti viene. 18 febbraio. Ok. Io non ricordo neanche quello che aveva detto lei come giorno e mese, francamente. Non mi ricordo proprio. Era così? Era febbraio? Non mi ricordo. No, non mi sembra, però quello che mi è venuto è 18 febbraio. Il suo vero nome. 26 marzo. Lei è un ariete? O è...
No, mi viene Acquario, ok, 18 febbraio, Acquario. Suo vero nome. Mi sta chiedendo l'ascendente, vabbè. Ride. Allora, mi viene Marie Jodette. So. Mhm. L'ascendente cosa ti viene? Capricorno. Ok. È brutto non sapere quando si è nati, Mm. che proprio sia una cosa tanto divertente. No, Trovo molto più sensate queste domande, che ovviamente sono molto sensate, che come sta il mio cane, il mio gatto c'ha male ai reni. Sinceramente, per tutto il bene che si può volere agli animali, però, ragazzi. Anna invece ha strutturato tutta la sua sessione su se stessa. Bello questa cosa. Bello. Marie Giudette hai detto? Sì. Maria Giuditta, è in francese Maria Giuditta. Mhm. Giudette non saprei come si scriva. Mi viene Jeudette. Ok. Luogo di nascita? Costa d'Avorio? Sì, sì, sì. Quel Una paesino? cittadina vicino, no, una cittadina vicino. Vedo un posto dove ne facevano nascere i bimbi. È vicino all'oceano Sì. o no? Ok. La Costa d'Avorio è sull'oceano, no? Atlantico, ovviamente. Sì, Atlantico. Va bene. In che senso? Vabbè, proseguiamo. Mhm. Il compagno cosa fa nel cinema? Lo vedo molto positivo e molto aperto a... Allora, prima mm, c'è questa cosa. Allora, all'inizio si sono messi davanti suo papà e sua mamma adottivi, no? Lo zio e lo zio. Ok, le abbiamo messo la maglietta Veritas, ok. Mhm. Poi, quando sono arrivati i suoi bimbi e il suo compagno, si sono Mhm. automaticamente sostituiti in prima fila ai suoi genitori, che sono andati in terza fila. Ecco, volevo dire questa cosa qua. Rispondo a una domanda. No, Anna chiede se cambiasse l'anagrafica in comune cosa cambierebbe a livello energetico. Niente. Non lo farei, non No, mi metterei lì a ma no. sbattermi una roba del genere. Poi ti chiederebbero perché. Uno non è che può cambiarsi il nome così, no, lascia perdere. Mm, Ok. Terapia EMDR sì, no, per lei. s- sì, non la vedo risolutiva. Cioè, non le fa male, ma non la vedo risolutiva. Quindi potrebbe anche lasciar perdere. Sì, non è. Andiamo al cluster. Mm, mhm. Come vedi i contratti, togliamoli tutti. Portale definitivo, ad eternum e ad eternum veritas qua. Mm. I contratti sono delle catene, più grandi, più piccole, più leggere, più chiare, più scure, ma sono catene.
Mhm. Ok. Chiuso il portale definitivo. Come vedi la Eternum Veritas? Come è fatto? Allora, non so se sarà sempre così, ma in questo caso è una sfera che continua a ruotare di vibrazioni azzurro-blu, ok, con dentro, Sì, sì, vai, vai. ok, con dentro una V di vibrazioni bianche. Che ridi? Perché la vedevo così. Sì. Avatar. Mamma, questi quanto tremano adesso. Poverini, fanno così pena. Poverini. Cattiva che sei, Elena. Mm, Mi dici le parolacce. Cattiva, è tutta colpa tua. sempre. Sempre colpa di Elena. Ah, se avete qualcuno da incolpare e non sapete chi, scrivetemi una mail e incolperemo Elena. Non ci sono problemi. Elena si è tomata la school pass del mondo. Mhm. Mhm. Ah, Ah, l'importante è esserne convinti, poi. esatto. Com'è questo avatar di Anna? È completamente congelato, immobile. Via fantocci, sono stufato di analizzare i fantocci, via. Mm. Via ad Eternum e ad Eternum Veritas anche qua. 5 ad Eternum Veritas, non ti chiedo neanche se ci sono più le entità Mm. perché non ci sono, guardiamo neanche più tanto con attenzione gli impianti perché tanto poi vengono spazzati via. 5 ad Eternum, corpo fisico, mentale, emozionale, eterico e subliminale. Nel mentale, questo ad Eternum Veritas azzurro si trasforma in acqua e asciuga il ricordo di quell'incendio. Spegne l'incendio. Mhm. Fatto. Mhm. Nuova frequenza. 386 miliardi. Tutta sua? Sì, devo dire che c'è molta complicità energetica, direi, chiamerai, tra il vivo e la mamma. Beh, la bimba in questo caso e la mamma. Quando non ci sono più blocchi, è come se, ehm, ti potrei dire, è come s- se non vibrano a pari, sono separate. Se invece vibrano tutte e due in armonia, diciamo, crescono esponenzialmente insieme, ecco, Mhm, più o meno una cosa così. mhm. Quindi l'energia molto alta della bimba aiuta a alzare quella della mamma. Mm. È come se queste energie fossero, non so, i tergicristalli della macchina, se vanno insieme uno aiuta l'altro, no? E quindi si va più veloci. Esatto. Ok. Consapevolezza. 179. PSPE. 65, 35. Vite precedenti. 1921. Cervello. A 9.9.
Messaggio di Anna o di Marie a se stessa. E dici il fardello energetico della tua infanzia l'abbiamo rimesso nel paese da cui arriva. Tu adesso te ne puoi liberare e poi iniziare a vivere più leggera senza quel fardello energetico. Mhm. Mi fa vedere queste immagini di quello che Anna può fare per alzare e tenere alte le sue vibrazioni. È come se lei decorasse dall'esterno la casa sua. Mhm. Mm. Lo può fare proprio esternamente, vedo proprio tipo, cioè l'immagine che mi fa vedere è lei sospesa che decora, diciamo, il cornicione di tutta la casa, no? Eh, mh, può farlo decorare come vuole lei e poi vedo anche che anche in casa può decorare lei personalmente i muri o i mobili. È come se uniformasse l'energia di tutta la casa con la sua, per Ottimo. tenere le sue vibrazioni alte, ecco. Ma questo compagno è la fiamma? Allora, sì, vedo questa cosa che la vedo anche in un'altra coppia di fiamme messe in questa situazione, cioè dove lui è cinevaccato. Ah, Ah. E è come se c'è l'unione, ma è come se si creasse a un certo punto un bordo che pian piano aumenta. mm, Ehm, mm, più il Cinevacca prende piede e più questo bordo aumenta. mhm, Ecco. mm. Ok, Mm, beh, diamogli l'eterna frequenza. mhm, E per concludere mettiamo un ad eternum veritas in tutta la sessione, su tutti i partecipanti, chi ovviamente lo vuole. Lei, i genitori diciamo adottivi, disincarnati l'abbiamo già fatto, il mhm, bambino, la nascitura, boh, se ci sono degli animali, uno in casa, il compagno, mhm, vicca tutti, informazioni per farsi l'ad eternum e l'ad eternum veritas a tutti, eterna frequenza al compagno, mhm. frequenza finale di Anna e abbiamo finito. 431. Altissima. Mm. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo. Fai quella